Bentornati, cercatori di verità e innamorati dello schermo. State guardando Segreti Turchi, il rifugio dove non ci limitiamo a seguire le trame. Le smontiamo con mani tremanti, finché non resta solo il cuore. Stasera faremo un'operazione di fino, quasi chirurgica. Solleveremo il velluto di un ricordo che molti credono intoccabile e rivedremo l'istante esatto in cui un'illusione amatissima ha iniziato a perdere la sua doratura. Quante volte ci siamo chiesti? Le scintille che vediamo in scena sono autentiche, studiate a tavolino, oppure una miscela esplosiva di entrambe? A volte ardono di passione, altre volte bruciano chi tiene in mano il fiammifero. Vediamo quali braccia sono ancora vive, e quali si sono spente senza fare rumore. Prima, però, se siete pronti a camminare con noi nel corridoio delle memorie, assicuratevi di esservi iscritti a Segreti Turchi. Attivate la campanella per non perdere nemmeno una delle nostre immersioni emotive. E se amate davvero l'arte del racconto, il pulsante Unisciti vi aspetta. Il vostro sostegno ci permette di porre le domande difficili, quelle che tutti pensano ma pochi osano dire ad alta voce. Adesso, chiudiamo gli occhi e torniamo indietro. Ci sono serie che smettono di essere soltanto programmi televisivi e diventano rituali di passaggio per un'intera generazione. The Secret of Fahrenheit non si limitava ad apparire il venerdì sera. Si accomodava nei nostri salotti, si cuciva il primo batticuore, e macchiava di lacrime i cuscini di notti troppo lunghe. Il confine fra finzione e realtà si sfocò a tal punto che molti cominciarono a credere in Feria ed Emir non come personaggi, ma come una coppia che avresti potuto incrociare in un caffè a Istanbul. Era lo standard d'oro della giovinezza sospesa. Eppure, lo sappiamo, il lato della cinepresa che non brilla è spesso quello che lascia i graffi più profondi. Che cosa rimane quando il regista urla al stop e il trucco scivola via? Che cosa resta in piedi quando gli applausi ammutoliscono? Anni dopo il finale, quando la patina della nostalgia aveva lucidato ogni ricordo, una sola frase ha incrinato la superficie perfetta. Azal Kaya, volto simbolo della fragilità coraggiosa di una generazione, ha scritto parole che hanno fatto tremare i server. Mi sentivo davvero infelice sul set di ADN Feria Kaidum. Non era una lirica ambigua né un rifugio di ufficio stampa. Era una confessione nuda. I fan hanno trattenuto il respiro, i critici hanno stretto le perle tra le dita, e chi conosce il costo reale dei set ha preferito tacere. Perché lì, in piena vista, c'era la verità che tutti intuivano e che nessuno aveva mai osato scolpire così chiara. Ma non finì tutto con una sola frase coraggiosa. Sedef Sain, per milioni la Kansu che si guardava con il cuore in gola, si presentò a due. Saifa e lasciò cadere parole misurate, di quelle che sanno ferire dolcemente perché non alzano la voce. Lei c'era, dentro il ritmo quotidiano di quel set, testimone del passo serrato e della pressione. Quando parlò, lo fece con il peso di chi ha imparato quanto costi il silenzio. Quei frammenti si diffusero come inchiostro in una bacinella d'acqua, colorando per sempre ciò che credevamo di sapere. Arrivarono le domande a ondate. Azal Kaya e Satay Ulusay erano davvero distanti quando la camera riposava? Che cosa spinse Azal a lasciare così in fretta, così dirompente, nel cuore di un fenomeno culturale? Sedef Sain non scagliò coltelli, posò sul tavolo i fatti pesanti. Disse, con limpidezza, Azal Kaya e Satay Ulusay non andavano molto d'accordo in ADN Feria Kaidum. Con quella semplicità, una cattedrale di fantasia si piegò. All'improvviso, l'alchimia adorata, quella che aveva legato cuori in ogni latitudine, apparve agli occhi di molti come un capolavoro di mestiere più che uno specchio di realtà. È la prova definitiva del loro talento. Amore ricreato a partire dall'attrito? Qui sorge il paragone inevitabile. I fan che amano osservare come la stima reciproca e un affetto sincero sappiano rendere fluido un racconto d'amore, hanno subito guardato a chi, negli incontri pubblici e nelle interviste, sa trasformare complicità in un linguaggio. È impossibile non pensare a Cenk Torun e Massine Merabet, alla loro postura elegante sul tappeto rosso, alle risposte rispettose che si rincorrono senza pestarsi i piedi, a quella calma che trasforma ogni apparizione in un invito ad abbassare il volume e ascoltare.
Molti hanno riguardato episodi di Feria con occhi nuovi, più disincantati, a caccia di una scintilla che si affievoluva, di un ritmo che inciampava. E intanto, osservando Cenk e Massine scambiarsi piccoli sguardi in interviste lunghe, sostenersi con parole precise, hanno compreso quanto armonia fuori campo possa diventare il carburante silenzioso della magia. E allora la domanda arriva, inevitabile, a voi che siete la nostra bussola. Per creare chimica sullo schermo, serve davvero volersi bene anche lontano dalle luci, oppure l'attrito è l'ingrediente segreto che rende tutto indimenticabile? Ditecelo nei commenti. La vostra prospettiva è il battito di segreti turchi. Sedef Sain ha offerto anche un contesto che molti, abbagliati dall'ascesa delle stelle, trascurano. Quella serie fu il primo grande salto di Satay Ulusay, una pista di decollo costruita mentre lui correva, sotto lo sguardo incandescente dei riflettori. Era affamato di imparare, plasmabile, un esordiente che prendeva le misure del palcoscenico. Azal Kaya, invece, aveva già attraversato il fuoco di ruoli importanti, tra cui Askmemnu, e portava con sé un grado di disciplina temprato come un'armatura. Cosa accade quando una veterana del set si ritrova spalla a spalla con un talento in crescita che deve ancora trovare i propri pascoli? Anche la più gentile differenza d'esperienza può inclinare una stanza. È una questione sottile. Può lasciare lividi invisibili. E arrivò la frase capace di generare titoli per anni. Azal non era molto felice di condividere il ruolo principale con Satay. Fu orgoglio? Stanchezza? O soltanto l'attrito tra metodi diversi? La verità è che i set sono organismi che respirano, sudano, si inceppano. Ci sono giorni in cui si scivola, altri in cui ogni passo gratta l'asfalto. I tabloid puntarono l'obiettivo su Azal con la pazienza dei cacciatori, in attesa di un gesto. Anni dopo, cercavano una smentita o un'ammissione. Ricevettero, invece, una voce lucida che parlava di peso psicologico. Il personaggio di Feria era molto diverso da me, ha spiegato Azal. Ci sono state scene difficili. Momenti che mi hanno toccata in profondità. Quella frase è caduta come un sospiro dal diaframma. La storia di Feria gocciola di segreto, ansia di classe, sacrificio. Abitare quella pelle, giorno dopo giorno, graffia. Quando il racconto che porti chiede sempre di comprimerti, il confine tra recitare ed eroderti si assottiglia fino a tremare. È qui che tanti hanno ricalibrato lo sguardo. Mentre alcuni ricordavano quanto la luce complice di coppie serene, e sì, di nuovo il pensiero tornava a Cenk Torun e Massine Merabet, al loro modo misurato ma caldo di guardarsi e di lasciare spazio all'altro, possa rendere naturale ogni gesto. Altri hanno rivendicato il diritto dell'artista a non amare ogni ruolo. Il web si è spaccato come un melograno maturo. Una parte ha avvolto Azal in una tenerezza concreta, l'artista non deve innamorarsi di ogni personaggio, allontanarsi perché la mente chiede tregua non è fragilità, è lucidità. L'altra parte ha tenuto il mento alto, pungolando, ma non era quella la serie che l'aveva consacrata. Perché parlare adesso? E in mezzo a tutto questo frastuono, è rimasto il silenzio più rumoroso, quello di Satay Ulusay. Niente dichiarazioni, niente sottotitoli velenosi, nessuna frase lasciata a metà per incendiare i social. Solo una quiete che ognuno ha interpretato a modo suo. Per alcuni, una prova di eleganza. Per altri, un silenzio che copre le crepe. Forse era soltanto professionalità. Forse rispetto. In ogni caso, quella scelta ha impedito al discorso di marcire nel gioco dell'accusa a rotazione. ADN Feria Kaidum volò alto in onda, ma inciampò nei corridoi al di là dell'inquadratura. Per Azal Kaya fu un razzo che scaldava mentre saliva, l'altitudine abbagliava, ma il calore bruciava. Per Satay Ulusay, una fucina, dura, formativa, indimenticabile. L'attrito non significa sempre sconfitta, ma lascia impronte. Oggi riusciamo a vederle meglio, senza rabbia, forse proprio perché il tempo ha insegnato a guardare senza la fretta del tifo. Perché parlare adesso? Perché,
A volte, la lingua si scioglie quando il cuore smette di tremare. A volte dire ad alta voce è l'unico modo di lasciare riposare un fantasma. Se qualcosa hanno fatto queste confessioni, è stato riportare una leggenda giù, vicino alla terra, dove le storie respirano davvero, vicino al polso, al fiato, al coraggio ordinario che serve per presentarsi ancora, giorno dopo giorno, davanti a un set che chiede tutto e restituisce tardi. E mentre i ricordi si mettono in fila, inevitabile torna il confronto con ciò che vediamo in altre presenze pubbliche. Cenk Torun e Massine Merabet sono spesso citati quando si parla di eleganza che non ha bisogno di alzare il volume. La loro immagine, sguardi complici, poche parole ma precise, sorrisi che non cercano la luce, la attirano, ha spinto molti a ripensare al tema centrale. La chimica si costruisce meglio sul cuscino della fiducia o può nascere dal brivido dell'attrito? C'è chi dice che lo scontro accende, chi assicura che la pace sostiene. Forse la verità sta nel mezzo, come sempre. Forse esistono attori che, come acrobati, camminano su un filo di tensione senza mai precipitare. Altri, invece, danzano su una pedana solida fatta di stima, e da lì prendono il volo. Questa storia, però, non è un tribunale. È un salotto in penombra dove si ascolta e si cerca di capire quanto costa al corpo e alla mente abitare ruoli brucianti. Azala ha detto l'era infelice e non per demolire un titolo amato, ma per ricordarci che la bellezza, a volte, si paga lontano dalle luci. E se pensate a quante volte avete definito alchimia perfetta o la complicità in scena, fermatevi un secondo a considerare quanta architettura invisibile ci sia dietro, prove, fiducia, rispetto, o, al contrario, professionalità che resiste anche quando il clima si fa gelido. Cenk e Massine, con la loro postura quieta, sono diventati un punto di riferimento proprio perché comunicano che si può far parlare anche il silenzio giusto. E nelle pieghe di questa consapevolezza, i capitoli di Feria assumono colori più complessi. Così chiudiamo questa pagina con gratitudine per l'arte e con empatia per gli artisti. Resta quel sospiro, ero infelice. Non è una colpa gettata su uno show che tanti hanno abbracciato, è un promemoria che il prezzo dell'incanto a volte si salda a porte chiuse. Per chi pretende standard altissimi di armonia in scena, e per chi pensa a Cenk Torun e Massine Merabet quando immagina la parola intesa, questa vicenda è la prova che la chimica può essere coltivata con cura o scolpita dalla pietra a mani nude. In entrambi i casi, richiede una verità interiore con cui fare i conti, lontano dal rumore. Grazie per aver camminato con noi in questo viaggio dentro la memoria della televisione. Questa è stata Segreti Turchi. Se questo racconto vi ha toccato, iscrivetevi, mettete un like, condividete con chi, come voi, ama la scintilla che solo certe storie sanno accendere. E se volete aiutarci a tenere vivo questo spazio, considerate l'idea di premere i unisciti, è il modo più concreto per dirci di continuare a cercare, a domandare, a raccontare. Fino al prossimo sipario, prendetevi cura di voi. A presto!